Vi siete mai chiesti se si potesse scegliere un solo profumo per ogni stagione, che cosa indossereste? Oggi cerco di rispondere a chi come me e come Nicolò, che saluto, si fa questa domanda. Ciao a tutti e ciao YouTube, benvenuti a tutti coloro che stessero guardando per la prima volta un mio video e bentornati a tutti gli altri. Come sempre faccio, prima di cominciare, chiedo a tutti quanti di lasciare un like sotto questo video, lasciare la vostra iscrizione se ancora non l'avete fatto e mi raccomando cliccate sulla campanella per rimanere costantemente aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Come anticipato prima, oggi volevo rispondere alla domanda, o meglio alla richiesta di Nicolò, di portare un profumo per stagione. Nicolò è un ragazzo che si sta appassionando alla profumeria artistica, infatti la sua richiesta era incentrata sulla profumeria di nicchia, ma comunque ho deciso di portare anche delle alternative di profumi commerciali. A dire la verità, la richiesta di Nicolò era un profumo al mese, ma dato che non volevo prolungare troppo questo video, altrimenti il rischio era veramente di fare un video di 3 ore, ho deciso di portare un profumo per ogni stagione. Fatte le mie solite premesse, comincerei subito e lo farei partendo dalla stagione attuale, quella estiva. Partiamo col dire che, per chi non lo sapesse, la stagione estiva è quella più calda. La tendenza solitamente è quella di scegliere un profumo che abbia un approccio fresco, energizzante, qualcosa che vada a stimolare i sensi. Dunque la famiglia più adatta potrebbe essere quella agrumata, magari con sfumature acquatiche, fiorite, fruttate. Poi sia chiaro, ognuno è libero di indossare quello che vuole quando vuole. È chiaro che io vi do una mia opinione. Se dovessi fare una scrematura, dovendone scegliere uno solo, sceglierei un qualcosa di molto fresco. Sapete quanto mi piace indossare determinati profumi le sere d'estate, ma sono sincero, non potrei mai immaginarmi il 15 di agosto a mezzogiorno indossare un profumo come Grand Soir. Dunque la mia scelta è ricaduta su Vetiver Parfum Cologne di Roja. Questo è un profumo che racchiude tutto quello che si potrebbe cercare da un profumo per la stagione estiva. Sia chiaro, non è la quintessenza della versatilità, ma nonostante abbia confessato quanto questo profumo sia molto elegante, abbiamo un'apertura davvero fresca, agrumata ed energizzante. Un cuore fiorito grazie alla rosa ed il gelsomino e note di fondo molto complesse, le quali rendono questa fragranza molto più sofisticata di quello che sembra. Ma nonostante ciò, torno a ripetere, questa fragranza ha tutti i requisiti per poter essere la nostra fragranza signature per l'estate. Alternativa commerciale, Gentleman Cologne di Givenchy. Questo profumo col passare del tempo mi piace sempre di più. La scelta cade su di lui più o meno per le stesse motivazioni che vi ho dato su Vetiver di Roja. Un'apertura davvero molto fresca, super brillante, davvero rinvigorente. L'iris abbinato al Vetiver crea qualcosa di davvero molto interessante perché va ad amplificare quel tono terroso che ha il Vetiver. Considerate però che questa vuole essere una versione Cologne, quindi questo sentore di cui vi parlo è davvero molto lontano. Dunque non aspettatevi un profumo che sappia troppo di terra o troppo di legno, assolutamente no. La sensazione che percepisce il mio naso è difficile da descrivere, come sempre del resto, ma avete presente la matita appena temperata? Quell'odore del legno leggermente polveroso? Ecco, questo è quello che percepisce il mio naso. Torno a ripetere però, come il sentore di prima, anche questo sentore polveroso è molto lontano. Se devo cercare di spogliare al massimo questo profumo, vi potrei dire che quello che mi ricorda è una bevanda molto fresca, che può essere o un tè al limone o addirittura una limonata, ma non una limonata stile Dior Homme Cologne, freschissima e aromatissima, una di quelle limonate molto zuccherine. Vi devo confessare che ero indeciso se portare lui o Dior Homme Cologne, ma dovendo scegliere un solo profumo ho preferito qualcosa che fosse un pelino più sofisticato. Andiamo avanti con la stagione autunnale. Le famiglie più adatte potrebbero essere le Boisé oppure le Poiate. Per questa stagione ammetto di essere andato un po' in difficoltà perché la prima parte è quella un pelino più calda, ma l'autunno avanzato è freddo perché ci si avvicina all'inverno. Dunque ero molto indeciso se portare qualcosa di più speziato, più cuoiato, più secco, meno secco, più dolce. Insomma, la mia scelta è ricaduta su questo profumo, Viking di Creed.
Questo profumo è entrato prepotentemente nei miei preferiti di Casa Creed. Bisogna dire che ha un carattere davvero molto molto forte, ha un'apertura che è wow, è davvero wow. Non è uno di quei profumi che vuole rimanere nell'ombra, è un profumo che sferra subito il primo attacco. Freschissimi agrumi vengono acutizzati dalle note pepate, resi ancora più tonici dalla menta. Poi arriva la rosa, che sembra voler dire: ehi, stai tranquillo, datti una calmata. Ma questo è un profumo che vuole dominare la scena. Vetiver, patchouli e legno di sandalo fanno capire chi comanda. Viking è un profumo dai sentori molto maschili che mi riporta un po' indietro con la mente. È un profumo che sa essere moderno ma guardando al passato. L'alternativa commerciale ricade su Egoist Platinum di Chanel. Anche questo è un profumo che si può utilizzare tranquillamente tutta la stagione. Un profumo davvero molto molto versatile. Un'apertura meno fresca rispetto a Viking, ma dai sentori più aromatici e più verdi. Anche lui ha nelle note di cuore un sentore fiorito, forse più marcato rispetto a Viking, e anche in lui troviamo quell'aspetto legnoso e spigoloso nelle note di fondo. Questo è davvero un profumo senza tempo. Arriviamo alla stagione invernale, per molti la miglior stagione per poter indossare un profumo, perché si sfoggia il profumo più opulento della propria collezione, si sfoggia quel profumo che dura giorni, giorni e giorni sulla pelle. Le famiglie più adatte potrebbero essere le orientali, con fondi ambrati e vanigliati, piuttosto che il tanto rinomato oud, oppure famiglie gourmand con richiami al cibo. Per me è stata una scelta davvero difficile. Lo so, lo dico di tutte le stagioni, ma fondamentalmente è così, ma per l'inverno è stata ancora più difficile la scelta e vi posso dire che purtroppo, o per fortuna, ha vinto il cuore sul cervello. Sì, perché quando arriva l'inverno penso ci sia solo un pensiero che prevale su tutto: il Natale. Quindi sono stato aggirato, sopraffatto, e la scelta è ricaduta sui miei due profumi di Natale, quelli che utilizzo il 24 e il 25 di dicembre. Dunque la scelta del profumo di nicchia ricade su Tobacco Vanille di Tom Ford. Questo profumo è una festa in bottiglia, certo, perché quando ci sono determinati ricordi legati al profumo non può essere altrimenti. Per voi ovviamente non sarà così, ma per me questo tabacco è davvero davvero molto speciale. Cerco di descrivervi un attimino la fragranza. Avete mai avuto a che fare con una pipa? Io sì, mio papà le collezionava, e non tanto l'odore della fumata della pipa, quanto una pipa inutilizzata da ore. Ecco, se si va ad annusare una pipa ferma, si potrà essere avvolti da questo sentore, da questa miscela di tabacco legata al legno, un odore affumicato, torbato. Ecco, quello che percepisco è proprio questo. Chiaro, Tobacco Vanille va decisamente oltre, e magari penserete anche fortunatamente. È chiaro che per contrastare tutto questo sentore di tabacco, di affumicato, abbiamo molte note dolci come la vaniglia, la fava tonka, e devo dire che c'è anche una nota molto prepotente di cacao che si sente davvero tanto. Però, nonostante tutto questo potpourri di note dolci, la nota del tabacco è sempre molto molto presente. Per quanto riguarda la scelta del commerciale, rimaniamo in casa Ford con Noir Extreme. Questo profumo su di me ha un potere ancora più evocativo di Tobacco Vanille. Sì, perché oltre che collegarlo al Natale mi vengono in mente tanti altri ricordi. Mi fa pensare a quei profumi che si respirano tra le bancarelle e i mercatini di Natale. Sapete, quell'odore che si respira un po' nell'aria, che poi, se ci pensiamo, non è un odore, non è neanche un profumo. Chiaro, non è una puzza, ma credo sia semplice elettricità. Sì, perché quando si avvicina il Natale, nell'aria si respira elettricità. Non si può spiegare, non la si vede, non la si tocca, ma la si percepisce, si sa che c'è. È davvero molto strano, perché questo accade soprattutto in profumi dove ci sono spezie come la cannella o il chiodo di garofano che ricordano il vin brûlé. Ecco,
Qui non c'è né uno né l'altra, però posso dirvi che questo a me fa viaggiare tantissimo con la mente. Rispetto a Tobacco Vanilla, questo profumo ha un carattere decisamente più gourmand, che è vero, sapete non essere i miei profumi preferiti, ma questo va oltre. È un profumo paradossalmente più complesso rispetto al Tobacco Vanilla, ha comunque un'apertura molto speziata, nonostante dicevo non esserci né la cannella né il chiodo di garofano, ha un cuore fiorito e un fondo molto molto ambrato. Per me questo è davvero magico. Arriviamo all'ultima stagione, la primavera. Che bella la primavera. La primavera è una stagione di speranza. Sì, perché si lascia alle spalle il freddo con la speranza di raggiungere il caldo dell'estate. Le foglie, con tutte quelle tonalità di verde, tornano a popolare gli alberi. Si aspetta lo sbocciare dei fiori, il maturare dei frutti. Insomma, è davvero una stagione bellissima. Ma lo è anche nella scelta del profumo. Sì, perché si può optare praticamente per tutte le famiglie olfattive, che sia un fougère, un chypre, un coiato, un agrumato, insomma chi più ne ha più ne metta. La mia scelta di nicchia ricade su Pantea di Stefano Humber Lucas. Vi ricordate la sensazione di cui vi parlavo prima? Della matita temperata? Ecco, qui è ancora più presente. Mamma mia. Partiamo dalle note di apertura, le note di testa. Abbiamo un'apertura molto agrumata, ma meno fresca e più fruttata per via del tangerino. Ovviamente, che ve lo dico a fare, abbiamo l'iris nelle note di cuore, ma l'iris in questo caso vuole accompagnare un bel bouquet fiorito. La cosa più sorprendente è sapere che nonostante questo sia un profumo candido, bianco, nelle note di fondo abbiamo il legno di sandalo ed il tabacco. Pantea è il classico profumo che sa di pulito, che indossandolo non si sbaglia mai. Alternativa commerciale, Grey Vetiver di Tom Ford, uno dei vetiver più buoni per quanto riguarda la profumeria commerciale. Una freschezza in apertura data dal pompelmo. E indovinate un po' cosa abbiamo nelle note di cuore? L'iris. Sì, perché l'iris gli dà proprio quella sfumatura sofisticata di cui abbiamo bisogno. Muschio di quercia e vetiver nelle note di fondo lo rendono davvero molto molto maschile. Secondo me, nella profumeria commerciale, lui è il profumo per ufficio per eccellenza. Unisce il giusto compromesso tra dinamicità, sofisticatezza ed eleganza, classicità e contemporaneità. Di questo profumo, secondo me, se ne parla troppo poco. Bene ragazzi, prima di chiudere il video volevo portare un profumo generico, sì, perché volevo dare un'alternativa di un profumo che possa essere valido da poter portare tutto l'anno. Un profumo per tutto l'anno. Per quanto riguarda la scelta sul commerciale, non ho esitato un attimo. Il primo che mi è venuto in mente è stato Bleu de Chanel. Ci sono 3 varianti di questo profumo, il classico L'Eau de Toilette, Eau de Parfum e Parfum, ma dovendo scegliere un solo profumo per tutto l'anno, io opterei per L'Eau de Toilette, perché abbina note agrumate e fresche in testa con note più legnose e più importanti nel cuore e nel fondo. Per quanto riguarda invece la profumeria di nicchia, sono andato un po' più in difficoltà. No, non è vero, non esiterei un solo istante.